a di piatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Salve a tutti e ben ritrovati sul canale di Chef Nunzio per una nuova ed entusiasmante ricetta. Le regole d'oro per una buona cucina sono freschezza e semplicità, è proprio per questo che le cose più semplici risultano spesso le migliori. Questa ricetta rispecchia alla perfezione l'ideale di cucina semplice, fresca e gustosa. Un delizioso filetto di salmone dalla pelle croccante e divinamente accompagnato da una riduzione di vino bianco con anice stellato, servito poi con un contorno di cipollotti al cardamomo e delle patate dolci croccanti, un mix di sapori e di consistenza equilibrati e fragranti. Ma andiamo a vedere come si prepara. Come prima cosa montiamo e tagliamo i cipollotti a pezzetti di circa 1 centimetro. Peliamo con molta cura la patata dolce, stando attenti a rimuovere le parti nere, chiamate anche occhi, così da ottenere un tubero bello pulito. Ci servirà a ottenere delle fette molto sottili, affinché risultino belle croccanti, quindi è il momento giusto di utilizzare una mandolina. Affettiamo la nostra patata e per adesso mettiamola via. Mettiamo adesso una padella sul fuoco, aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva e solo quando la padella sarà ben calda riversiamoci i cipollotti che abbiamo tagliato in precedenza. Andranno saltati solo qualche minuto, poiché dobbiamo mantenere il loro bellissimo colore e la loro fragranza e croccantezza. Aggiustiamo di sale, poi aggiungiamo un pizzico di cardamomo che ha un sapore leggermente aspro e pungente, perfetto per contrastare la componente grassa del salmone. Una volta che i cipollotti hanno iniziato appena a dorarsi, riponiamoli in un piatto a raffreddare. Ora, senza pulire la padella che sarà ancora calda, versiamoci dentro il vino bianco per preparare la nostra riduzione. In pochi secondi gran parte della componente alcolica evaporerà. Aggiungiamo adesso dei pezzetti di burro. Mettiamo 2 baccelli di anice stellato che regalano dolcezza alla nostra riduzione. Aggiustiamo di sale e pepe, poi aggiungiamo pochissima farina mescolando con cura. Nel giro di pochi secondi otterremo una salsina densa e vellutata. C'è un'ultima cosa da fare prima di passare alla cottura del salmone. Dobbiamo preparare le nostre patate dolci croccanti. Per realizzarle mettiamo abbondante olio in una padella e facciamolo scaldare per bene. Aggiungiamo adesso ad una le fette di patata, avendo cura di aspettare un secondino tra una fetta e l'altra in modo da non far raffreddare l'olio. Lasciamole cuocere avendo cura di girarle finché non acquisteranno un bel colore scuro e dorato. Riponiamole adesso su un foglio di carta assorbente e per sapere se abbiamo fatto tutto a dovere ci basterà afferrare una patatina e spezzarla sotto le dita. Se scrocchia è perfetta. Bene, ora che abbiamo preparato tutto il necessario si passa alla fase cruciale della ricetta, la cottura del nostro filetto di salmone. Mettiamo la padella sul fuoco e aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva. Quando sarà ben caldo adagiamo con delicatezza il nostro salmone dalla parte della pelle. Premiamo leggermente con le dita al fine di far aderire bene la pelle contro la padella calda. Dobbiamo infatti ottenere una pelle croccante, quasi al limite dall'essere bruciata. La parte della pelle infatti è molto grassa e al contatto col calore rilascerà nell'olio tutto il suo delizioso sapore. Ora abbassiamo la fiamma e giriamo il nostro salmone. Procediamo adesso con una cottura più lenta affinché il salmone possa cuocersi all'interno. Muniamoci di un cucchiaio, alziamo la padella e raccogliamo con il cucchiaio gli oli di cottura. Spargiamoli sul nostro salmone. Questo, oltre a conferire sapore, manterrà caldo e fragante il lato della pelle. Alleggeriamo il tutto sfumando con una spruzzata di vino bianco. Ecco un piccolo trucchetto per capire se la carne o il pesce siano cotti o meno. Toccatevi premendo leggermente con la punta del dito prima le labbra, poi la punta del naso ed infine la fronte al centro delle sopracciglia. Se la consistenza toccando poi la carne o il pesce sarà simile alle vostre labbra, allora vuol dire che per quanto riguarda la carne è al sangue, il pesce è ancora crudo. Se la consistenza è della punta del vostro naso vuol dire che se per quanto riguarda la carne
sarà a cottura media, mentre per il pesce non va ancora bene. Quando toccando la carne invece avrà la consistenza della vostra fronte, sarà ad esempio una bistecca ben cotta. Nel caso del salmone sarà invece la prova che la cottura è perfetta. Esagerando infatti con la cottura, il salmone diventerebbe asciutto e sgradevole. Beh, tutto è pronto e noi siamo pronti a comporre il nostro piatto. Versiamo 1-2 cucchiai di riduzione di vino bianco sul piatto e col dorso del cucchiaio realizziamo una bella cometa. Aggiungiamo anche baccelli di anice stellato che sono particolarmente belli da vedere. Ora adagiamo i cipollotti con cura. A cavallo dei cipollotti mettiamo il nostro salmone avendo cura che la pelle appoggi anche sulla riduzione di vino bianco. Ancora un cucchiaio di riduzione sul salmone, qualche pezzettino di cipollotto per decorare e adesso in un angolo adagiamo con cura le nostre patate dolci croccanti che hanno un aspetto a dir poco meraviglioso. Diamo un ultimo tocco esotico al piatto facendo cadere sul salmone delle striscioline di alga nori. Ecco qui, il nostro salmone al vino bianco è pronto. Come dicevo, un piatto sano, gustoso ed equilibrato che può rientrare nella nostra tavola di tutti i giorni, ma che non teme di essere presentato anche in occasioni speciali. Per questo video e per questa ricetta siamo giunti alla fine. Chef Nunzio vi ringrazia e vi rimanda al prossimo episodio. Ciao belli! Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Di piatti Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio.